Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Mark Wilson, ho 32 anni, lavoro in una piccola fabbrica nel Michigan. Il mio lavoro è programmare grandi macchine. Queste macchine producono pezzi di metallo per automobili e utensili. Il lavoro sembra semplice, ma non è sempre facile. Se una macchina si ferma, tutto rallenta. Gli operai aspettano. Il direttore si arrabbia. L'azienda perde soldi. Quindi so che il mio lavoro è importante. Cerco di stare attento ogni giorno. Vivo con mia moglie, Sara. È gentile e tranquilla. Lavora come insegnante in una piccola scuola vicino a casa nostra. Si sveglia presto ogni mattina, quindi ha bisogno di riposo. Ha bisogno di pace. La nostra vita è semplice. Ceniamo insieme. Parliamo della nostra giornata. A volte guardiamo la TV. A volte facciamo una passeggiata dopo cena. Mi piace la nostra vita. È calma, è sicura. Quella sera era normale. Sono tornato a casa dal lavoro verso le 6. Ero stanco, ma niente sembrava strano. Al lavoro avevo passato molte ore a lavorare su una macchina per un nuovo ordine. Ho controllato il programma, ho testato la macchina, ho controllato tutto 2 volte. Prima di andare via, la macchina funzionava bene. Il mio responsabile, il signor Harris, la guardò per un po'. Poi disse: «Bel lavoro, Mark». Questo mi fece sentire bene. Quando sono tornato a casa, Sara stava preparando la cena. La cucina aveva un odore caldo e piacevole. Aveva preparato la pasta. Ho sorriso quando l'ho vista, l'ho abbracciata e lei ha riso dolcemente. Ci siamo seduti a tavola e abbiamo mangiato insieme. Mi ha parlato dei suoi studenti. Un ragazzo aveva dimenticato di nuovo il quaderno. Una ragazza le aveva fatto un piccolo disegno. Erano storie semplici, ma mi piaceva ascoltarle. Dopo cena mi sono seduto sul divano. Il mio corpo si sentiva pesante. I miei occhi volevano chiudersi. Penso che andrò a dormire presto stasera, dissi. Sara annuì. Anch'io, disse. Siamo andati a letto prima delle 10. Era presto per noi, ma eravamo entrambi stanchi. Ho chiuso gli occhi e mi sono addormentato subito. La mattina dopo mi sono svegliato in modo strano, non per la sveglia, non per la luce del sole. Mi sono svegliato perché sentivo che qualcosa non andava. La stanza era buia, tutto era silenzioso. Poi ho sentito un telefono vibrare. All'inizio non capivo da dove venisse il suono. Mi sono seduto lentamente. Sara non era nel letto. La luce del bagno era accesa. Poi ho capito che il suono veniva dal soggiorno. Era il mio telefono.
Sono andato lì con gli occhi ancora pesanti e l'ho preso. C'erano 2 chiamate perse del signor Harris. Ho guardato l'ora. Le 5:56 del mattino. Mi sentivo confuso. Perché il mio responsabile mi stava chiamando così presto? Poi Sara uscì dalla camera da letto. Il suo viso sembrava pallido, i suoi occhi sembravano spaventati. Mark, disse, il tuo responsabile mi ha chiamata. Mi bloccai. Ha chiamato te? Chiesi. Lei annui. Mi ha chiamata 1 minuto fa. Ha chiesto dove eri. Sentii un freddo dentro di me. All'inizio non ero arrabbiato, ero scioccato. Perché avrebbe dovuto chiamare te? Chiesi. Sara si sedette lentamente. Le sue mani tremavano un po'. Non lo so, disse. Pensavo fosse successo qualcosa di brutto. Le sue parole mi colpirono. Mi guardò e disse: era ancora buio, sembrava serio. Ha chiesto se eri a casa. Non sapevo cosa pensare. Pensavo forse avessi avuto un incidente, forse era successo qualcosa al lavoro. Mi sedetti accanto a lei e le presi la mano. La sua mano era fredda. Sono qui, dissi piano. Sto bene. Lei annuì, ma era ancora scossa. Dopo quella chiamata non sono più riuscita a dormire, disse. Il mio cuore batteva fortissimo. Sentii la rabbia crescere lentamente dentro di me. Il mio responsabile mi aveva chiamato. Non avevo risposto perché stavo dormendo. Era normale. Non erano nemmeno le 6 del mattino. Ma poi aveva chiamato mia moglie. Perché? Guardai di nuovo il telefono. C'era un messaggio da parte sua. Chiamami subito. Problema con la macchina. Feci un respiro profondo. Probabilmente riguarda la macchina di ieri, dissi. Sara mi guardò. Ma perché ha chiamato me? Non avevo una risposta. Non lo so, dissi. Davvero non lo so. Premetti il pulsante di chiamata. Sentivo il petto stretto. Il signor Harris rispose subito. Mark, finalmente, dove eri? Stavo dormendo, dissi. La macchina si è fermata durante il turno di notte, disse. Gli operai non possono usarla. Abbiamo bisogno di te qui subito. Chiusi gli occhi per un secondo. Funzionava quando sono andato via, dissi. Beh, adesso non funziona, rispose lui. Guardai Sara. Mi stava ancora osservando con paura negli occhi. Arrivo, dissi. Poi chiusi la chiamata. Per un momento rimasi lì in silenzio. Sara chiese: devi andare? Annuì. Sì. Lei abbassò lo sguardo e disse piano: ho ancora paura. La guardai e dissi: lo so. Ma dentro di me sentivo qualcosa di più forte adesso. Non si trattava più solo di lavoro, si trattava di rispetto,
e qualcosa di quella mattina non sembrava giusto per niente. Mi preparai il più velocemente possibile. Le mie mani si muovevano, ma la mia mente si sentiva pesante. Continuavo a vedere il volto di Sara nella mia testa. Sembrava spaventata, sembrava stanca. Nessuno dovrebbe svegliarsi così prima dell'alba. Indossai la camicia da lavoro, presi le chiavi e la guardai ancora una volta. Era seduta al tavolo in silenzio. Troppo in silenzio. Vado a controllare la macchina e torno subito, dissi. Lei annuì, ma non sorrise. Guida con prudenza, disse. Lo farò, risposi. Uscii di casa e chiusi la porta piano dietro di me. Fuori l'aria era fredda, il cielo era ancora buio. Non sembrava ancora mattina, sembrava che la notte fosse ancora sopra ogni cosa. Entrai in macchina e accesi il motore. Il rumore sembrava troppo forte nella strada vuota. Mentre guidavo, la mia mente non riusciva a calmarsi. Perché il signor Harris aveva chiamato Sara? Perché non aveva aspettato? Perché pensava che fosse giusto svegliare mia moglie? Le stesse domande continuavano a tornare ancora e ancora. La strada era quasi vuota, nessun traffico, nessuna persona che camminava, solo lampioni e silenzio. Guardai l'orologio, le 6:12 del mattino. Troppo presto per un problema del genere. Arrivai in fabbrica poco prima delle 6:30. Le luci dell'edificio erano già accese. Quando entrai, alcuni operai del turno di notte erano vicino alla macchina. Sembravano stanchi e irritati. Un operaio, Tom, venne verso di me. «Mark, grazie a Dio sei qui», disse. «La macchina si è fermata verso le 3. Abbiamo provato di tutto». «Che cosa è successo esattamente?» chiesi. Si strofinò gli occhi. «Non lo so. Si è semplicemente fermata. L'abbiamo riavviata, ma non partiva». Mi avvicinai alla macchina. Era silenziosa. Lo schermo era acceso, ma niente sembrava sbagliato. Controllai il programma, controllai le impostazioni, guardai attentamente i numeri. Tutto sembrava normale. Questo mi confuse ancora di più. Premetti il pulsante di avvio. La macchina partì subito. Rimasi lì a fissarla. Si muoveva senza problemi, nessun allarme, nessun avviso, nessun messaggio di errore. Tom mi guardò. «L'hai già sistemata?» «Non ho sistemato niente», dissi. «È semplicemente partita». Lui sembrava imbarazzato. «Abbiamo provato prima», disse. «Lo giuro». Non risposi. Guardai soltanto la macchina funzionare come se niente fosse successo. Una strana rabbia iniziò a crescere dentro di me. Ero uscito di corsa da casa. Mia moglie si era spaventata.
Il mio responsabile l'aveva chiamata prima delle 6 del mattino e ora la macchina funzionava perfettamente. Qualche minuto dopo il signor Harris entrò velocemente. All'inizio sembrava preoccupato, poi vide la macchina funzionare. «Oh», disse, «adesso funziona?» «Sì», risposi. La mia voce era calma, ma dentro di me non ero affatto calmo. Lui guardò la macchina e annuì. «Bene». Forse era solo un piccolo problema. Un piccolo problema. Quelle parole mi diedero fastidio. «Mi ha chiamato prima delle 6», dissi lentamente. Lui mi guardò. «Sì, avevamo un problema». «Ha chiamato anche mia moglie», fece una pausa. «Lei non ha risposto al telefono». «Questo non significa che deve chiamare mia moglie», dissi. La sua espressione cambiò leggermente. «Avevo bisogno di contattarla». «Mia moglie stava dormendo», dissi. L'ha spaventata. Pensava che mi fosse successo qualcosa di terribile. Lui incrociò le braccia. «Questo è lavoro, Mark. Quando una macchina si ferma, perdiamo soldi». «Lo capisco», dissi. «Ma ci deve essere un limite». «Un limite?» chiese. «Sì», dissi. «Può chiamare me. Può mandarmi un messaggio. Va bene. Ma non chiami mia moglie a meno che non sia una vera emergenza». Lui sospirò. «Stai prendendo la cosa troppo seriamente». Sentii il petto stringersi. «No», dissi, «non è così». Gli operai intorno a noi diventarono silenziosi. Alcuni si allontanarono lentamente. Guardai direttamente il signor Harris. Lei si è spaventata per colpa della sua chiamata. Pensava che mi fossi fatto male. Dovrebbe capirlo. Per un momento non disse nulla. Poi distolse lo sguardo. «Non ci avevo pensato in quel modo», disse. «Questo è il problema», risposi. «Lei non ci ha pensato». La macchina continuava a funzionare dietro di noi. Il suo rumore era costante e normale, ma niente di quella mattina sembrava normale per me. Feci un respiro e dissi: «Penso che dovrebbe chiederle scusa». Lui sembrò sorpreso. «A sua moglie?» «Sì», dissi, «per averla chiamata così presto e averla spaventata». Scosse leggermente la testa. «Non penso che sia necessario». «È necessario», dissi. La mia voce era ferma adesso. «Parlo seriamente, signor Harris. Lei merita delle scuse». Rimase in silenzio. Io stavo lì, nervoso ma sicuro. Non si trattava più solo di una macchina. Si trattava di rispetto e non ero pronto a ignorarlo. Il signor Harris rimase in silenzio per un momento. La macchina continuava a funzionare dietro di noi. Il suo rumore riempiva la stanza, ma tra noi
Tutto sembrava pesante. Poi scosse la testa. No, disse, non ho intenzione di chiedere scusa. La sua voce era calma, ma fredda. Lo guardai e sentii qualcosa cambiare dentro di me. Davvero no? Chiesi. No, disse di nuovo. Stavo facendo il mio lavoro. Avevo bisogno di contattarla. Cercai di restare calmo. Ci provai davvero. Avrebbe potuto aspettare, dissi. Avrebbe potuto richiamarmi più tardi. E se la macchina fosse rimasta ferma? Chiese. E se avessimo perso altro tempo? Indicai la macchina. Ma adesso funziona, dissi. Lo vede anche lei. Lui guardò la macchina, poi tornò a guardare me. Questo non è il punto. Quasi mi venne da ridere, ma niente di tutto questo era divertente. È esattamente questo il punto, dissi. Mia moglie si è spaventata per una macchina che adesso funziona perfettamente. Sospirò come se io stessi rendendo difficile la sua mattina. Mark, questo è lavoro, disse. I problemi succedono. A volte le persone devono rispondere velocemente. I problemi di lavoro li capisco, dissi, ma chiamare mia moglie è diverso. Non rispose. Sentii le mani stringersi. Ho dato il suo numero a questa azienda per le emergenze, dissi. Emergenze vere, non per un problema a una macchina. Era importante, disse lui. Importante non è la stessa cosa di emergenza, risposi. Rimanemmo lì, guardandoci negli occhi. Mi sentivo stanco. Non solo perché mi ero svegliato presto, mi sentivo stanco perché dovevo spiegare qualcosa che avrebbe dovuto essere ovvio. Poi gli feci una domanda. Le faccio una domanda, dissi. Se io chiamassi sua moglie prima delle 6 del mattino per chiederle dove si trova, come si sentirebbe? La sua espressione cambiò leggermente. Non rispose subito. Continuai. Se la spaventassi perché non riuscivo a contattarla, penserebbe che sia giusto? Questa volta distolse lo sguardo. Per un secondo pensai che avesse capito. Ma poi disse: è diverso. No, dissi, non è diverso. La stanza tornò silenziosa. Feci un respiro lento. Non le sto chiedendo qualcosa di enorme, dissi. Solo delle semplici scuse, un breve messaggio. Tutto qui. Lui scosse la testa. La stai prendendo troppo sul personale. Quelle parole mi fecero più male di quanto mi aspettassi. Certo che è personale, dissi. È mia moglie. La mia voce era più forte adesso. Si è svegliata spaventata. Pensava che mi fosse successo qualcosa. Quel tipo di paura non sparisce in un minuto. Mi guardò ma non disse nulla. Ho dovuto calmarla, dissi.
e non riuscivo nemmeno a spiegarle perché l'avesse chiamata, perché neanche io lo capivo. Lui guardò il pavimento. Per un breve momento il suo viso sembrò più morbido. Non volevo spaventarla, disse. Lo so, risposi, ma l'ha fatto. Quella era la verità, semplice e chiara. Aspettai. Pensavo che finalmente avrebbe chiesto scusa, ma alzò lo sguardo e disse: Continuo a non pensare di dovermi scusare. Quello fu il momento in cui smisi di chiedere. Va bene, dissi. Lui sembrò sorpreso. Va bene? Sì, dissi. Se non riesce a capire perché questo è stato sbagliato, allora il problema è più grande. Lui si accigliò. Che cosa significa? Significa che potrebbe succedere di nuovo, dissi. Non succederà, rispose velocemente. Non può dirlo, dissi, perché ancora non capisce il problema. Non parlò. Guardai intorno alla fabbrica. Gli operai si stavano muovendo di nuovo. La macchina stava funzionando. Tutto sembrava normale, ma dentro di me qualcosa sembrava diverso. Ho bisogno di limiti chiari, dissi. Lui annuì lentamente. Va bene, non chiamerò più sua moglie. Era qualcosa, ma non era ancora abbastanza. E le scuse? Chiesi. Il suo viso tornò duro. No, disse. Aspettai un secondo, poi annuii. Allora lo scriverò in una email. I suoi occhi si strinsero. Una email? Sì, dissi. Spiegherò cosa è successo, perché non è stato giusto e cosa mi aspetto per il futuro. Allora mi sta denunciando? Chiese. No, dissi. Sto documentando la situazione. La cosa non gli piacque. Non è necessario, disse. Per me sì, risposi. Restammo lì ancora per un momento. Non stavo cercando di iniziare una lite, volevo solo che il limite fosse chiaro. Alla fine disse: faccia quello che vuole. Lo farò, risposi. Poi mi girai e andai verso la mia scrivania. I miei passi sembravano pesanti, ma decisi. Mi sedetti davanti al computer. Non erano ancora nemmeno le 7 del mattino. Aprii una nuova email. Per un momento non scrissi nulla. Pensai al volto spaventato di Sara. Pensai alla sua voce calma e silenziosa. Poi feci un respiro profondo e iniziai a scrivere. Mi sedetti davanti al computer e guardai la email vuota. Le mie mani erano sulla tastiera, ma all'inizio non scrissi niente. Avevo bisogno di pensare. Non volevo sembrare scortese, non volevo sembrare arrabbiato, ma sapevo anche che non potevo restare in silenzio. Così feci un respiro lento e iniziai a scrivere. Scrissi tutto in modo chiaro.
Scrissi che il signor Harris mi aveva chiamato prima delle 6 del mattino. Scrissi che non avevo risposto perché stavo dormendo. Poi scrissi che aveva chiamato mia moglie, Sara. Spiegai che si era spaventata perché pensava che mi fosse successo qualcosa di brutto. Scrissi anche che il problema della macchina non era una vera emergenza. Quando arrivai in fabbrica, la macchina aveva ricominciato a funzionare, non c'era alcun pericolo. Nessuno si era fatto male, la vita di nessuno era in pericolo. Mantenni la email semplice. Poi scrissi un'ultima cosa. Rispetto il mio lavoro e rispetto questa azienda, ma anche la mia famiglia merita rispetto. Per favore, non contatti più mia moglie per problemi di lavoro. Credo ancora che lei meriti delle scuse. Lessi la email 2 volte. Il mio cuore batteva forte, mi sentivo nervoso ma anche sicuro. Poi premetti invio. Dopo cercai di lavorare, ma la mia mente continuava a tornare alla email. Ogni pochi minuti controllavo la posta. Non c'era niente. La mattina sembrava lunghissima. Alle 8:20 apparve finalmente un nuovo messaggio. Era del signor Harris. Lo aprii lentamente. La sua risposta era breve. Mark, capisco la tua preoccupazione. D'ora in poi contatterò solo te per i problemi di lavoro. Per quanto riguarda le scuse, non volevo spaventare tua moglie. Rifletterò su quello che hai detto. Lessi il messaggio di nuovo. Non era una vera scusa, ma non era nemmeno un rifiuto completo. Mi appoggiai allo schienale della sedia e chiusi gli occhi per un momento. Mi sentivo stanco. Quando il mio turno finì, tornai a casa in macchina. Adesso il sole splendeva. Le persone camminavano fuori. Tutto sembrava normale, ma dentro di me mi sentivo ancora pesante. Quando aprii la porta, Sara era in cucina. Si girò e mi guardò. «Sei tornato?» disse piano. «Sì», risposi. Mi avvicinai a lei e la abbracciai. Lei mi abbracciò a sua volta. «Va tutto bene?» chiese. «La macchina va bene», dissi. Non c'era nessun grande problema. Lei sembrava confusa. Allora perché è successo tutto questo? Sospirai. Non lo so davvero. Ci sedemmo al tavolo. Le raccontai tutto. Le parlai della macchina, della mia conversazione con il signor Harris e della email che avevo mandato. Lei ascoltò in silenzio. Quando finii, chiese: «Ti ha chiesto scusa?» Abbassai lo sguardo. «Non ancora», dissi, «ma ha detto che ci penserà». Sara annuì lentamente. «Va bene», disse. La guardai. «Ne sei sicura?» Mi fece un piccolo sorriso. «Questa mattina ero spaventata», disse. «Ma tu mi hai difesa e questo significa molto per me». Le sue parole
mi scaldarono il cuore. I tuoi sentimenti sono importanti per me, dissi. Lei mi prese la mano. Lo so, rispose. Quella sera sembrava più calma. La casa era di nuovo silenziosa, non un silenzio pesante, un silenzio sereno. La mattina dopo mi svegliai all'orario normale, nessuna chiamata, nessuna paura. Solo la luce del sole che entrava dalla finestra. Quando controllai il telefono, vidi un nuovo messaggio del signor Harris. Lo aprii. Mark, ho riflettuto su ieri. Mi dispiace per aver chiamato tua moglie così presto e averla spaventata. Non è stato giusto. Non succederà di nuovo. Lessi il messaggio 2 volte. Questa volta era chiaro. Era una vera scusa. Entrai in cucina. Sara stava preparando il caffè. Si è scusato, dissi. Lei si girò. Davvero? Annuì. Sì. Lei sorrise. Un vero sorriso questa volta. È una buona cosa, disse. Sì, risposi. Lo è. Più tardi, quando tornai al lavoro, il signor Harris mi fece un cenno con la testa. Io ricambiai il gesto. Non c'era nessuna lite, nessuna parola urlata, solo una silenziosa comprensione. A volte i problemi succedono al lavoro. È normale, ma anche il rispetto è importante e quella mattina ho capito che parlare con calma può essere comunque una forma di forza. I problemi possono succedere ovunque, al lavoro, a casa, nella vita, ma la vera prova non è il problema stesso. La vera prova è il modo in cui le persone si trattano dopo che succede qualcosa. Quando qualcosa sembra sbagliato, non devi urlare, non devi litigare, ma non dovresti nemmeno restare in silenzio. Puoi parlare con calma, puoi parlare con rispetto e puoi comunque essere forte. Il lavoro è importante, i soldi sono importanti. Le responsabilità sono importanti, ma le persone che ci aspettano a casa contano di più e da quel giorno mi sono promesso una cosa. Avrei protetto la mia pace, avrei protetto la mia famiglia e non avrei mai avuto paura di parlare quando qualcuno superava il limite. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.